Buongiorno a tutti. Dunque, io quest'oggi parlerei dei morti. Che parola ho detto? Si chiamano defunti, si chiamano scomparsi, i cari scomparsi, coloro che furono, coloro che non sono più. Non si dice mai morti, è maleducazione. I mortui, i defunti, cioè loro che sono defunti, da fungere, che non fungono più. O da deceduti. Cedere da che cosa? Cedere dalla vita alla morte. Dunque, dei morti non si parla. Dei morti non si parla a meno che non si parla del modo di contattare i defunti, che ad alcuni fa una paura fregata, ad altri invece piace molto. Il contatto con i defunti è possibile qualche volta senza alcuna preparazione, senza alcuna scuola, eccetera, eccetera, perché ci sono persone che hanno una capacità di contatto con i defunti. In genere se ne accorgono perché da ragazzini o da molto giovani, qualche volta anche maggiore età, quando si svegliano rimangono quasi paralizzati in un mondo di mezzo e vedono un sacco di gente, che normalmente sono persone che stanno nel mondo dell'astrale, e cioè l'astrale è un mondo di mezzo, almeno quello che sta a contatto con la Terra è un mondo di mezzo, poi ci sono altri mondi, ok? Poi ci sono tanti mondi che io non conosco, la mia conoscenza è molto limitata, sia chiaro questo, no? Anche se è superiore di gran lunga a quella di tanti altri, però è limitata, siamo limitati. Poi ci sarà qualcuno che ne ha molta più di me, anzi, mi piacerebbe pure conoscerlo, magari per confrontarci. Il contatto con i morti è possibile soprattutto se non abbiamo paura, capirai. Cosa ho detto? Non avere paura dei morti vuol dire non avere paura della morte. Noi abbiamo paura della morte, perché la morte che conosciamo noi, o almeno il pericolo di morire che conosciamo noi, è quello dell'abbandono, dei maltrattamenti, del rimprovero, di tutte le cose negative che ci hanno dato, soprattutto nell'infanzia. Quindi noi associamo la morte a tutto ciò che di negativo ci è stato dato in vita. Ma la morte non è quella. La morte è da scoprire. Il contatto con i defunti è possibile, come ho detto, quando non abbiamo paura della morte, quando non abbiamo paura di travalicare questa terra. La paura di travalicare questa terra è la paura di travalicare la mente, intendiamoci, perché quella che normalmente ci garantisce la permanenza su questa terra è la mente. La mente ci dà dei pilastri solidi che ci rendono immortali. Questi pilastri solidi sono i nostri genitori o la religione, che poi è la stessa cosa. Nel senso che la religione è un genitore nascosto. Infatti gli si deve l'obbedienza. Infatti ci dà le regole. Non ci fa sperimentare, non ce lo consente.
noi dobbiamo solo obbedire, come farebbe un genitore qualsiasi. Poi ci sono anche genitori illuminati, ma insomma, poveretti pure questi. Sono stati bambini, sono stati allevati così, crescono, sono bambini cresciuti, ma non è che sono cambiati tanto per la maggior parte. Il contatto con i morti in genere ce l'hanno persone, o almeno lo desiderano persone spesso, che hanno perso delle persone care e quindi desiderano contattarle per sapere come stanno o per non averle perse del tutto. Ora è chiaro che, e molti film lo hanno capito questo, che molta gente morendo rimane sì attaccata alla terra, ma poi in seguito se ne deve andare, cioè non è che può restare eternamente qua. Decide di restare, e credo che sia una decisione sua, anche perché sono i sentimenti che ci guidano, non sono gli ordini. Nessuno ci può ordinare di volere di restare. Noi possiamo voler restare o no. Quindi sono persone che restano accanto alla terra o accanto a determinate persone perché in qualche modo desiderano compiere qualcosa. In genere è una protezione, è un aiuto. Intendiamoci, non è che i morti possono tutto, perché in vita non potevano niente, ora improvvisamente da morti possono tutto, no. L'unica cosa è che possono darci dei consigli o possono cercare di infondere delle cose positive, dei pensieri positivi in altre persone nei nostri confronti. Non possono tramutare una persona che ci odia in una persona che ci ama. Attenzione, non è possibile cambiare il sentimento degli altri se non attraverso un lungo cammino spirituale. Il che ne consegue che quelli che fanno le fatture, le cose, eccetera, per cambiare i sentimenti degli altri, tipo non mi ama, adesso io lo faccio amare, mi faccio amare da lui o da lei, in genere sono le donne che lo fanno. Non funziona, o se funziona, funziona male, perché quella persona viene attratto da un ricordo, in genere di tipo sessuale, dopodiché si arrabbia e ci maltratta pure. Nel senso se siamo noi che abbiamo ordinato questo incantesimo. Nella magia sana queste cose non si fanno. La magia vera, quella che io intendo, è una magia evolutiva, non mira a comandare sugli altri. Quindi tutti i desideri di potere che potete avere, scordateveli, perché con me non si fanno. Non si fanno non per morale astratta, ma perché io so a cosa si incorre e poi anche perché non mi piace farlo. Ognuno ha una sua natura. Quindi diciamo che i defunti che possono essere contattati sono delle persone, dei morti, che sono rimasti in una terra di mezzo, chiamiamola così, fra la nostra dimensione e quella in cui che devono raggiungere, ed è una dimensione temporanea dove non rimarranno sempre. A volte succede che una madre che ha amato, come solo una madre vera sa amare, un figlio in maniera assolutamente altruistica, può restare anche per tutta la vita del figlio, per proteggerlo, per tentare di proteggerlo, perché non è così facile, però per amore lo può fare. Solo un amore vero di madre riesce a fare questo, raramente di un padre, però anche lì ci sono le eccezioni. E naturalmente il genitore che nutre un amore così profondo
è destinato, vi ho già detto che l'amore è una delle vie spirituali più semplici, cioè voglio dire, se uno già ce l'ha dentro è fantastico, piano piano rompe tutti gli ostacoli. E non è facile averla dentro, in genere si raggiunge. E dicevo, se una madre ha questo amore potente nei confronti del figlio, non c'è morte che cambi la situazione, perché con la morte, come già dissi, se ne va via tutta la parte mentale. Nella parte mentale c'è anche la nostra identità mentale. C'è il nostro nome, il nostro cognome, il nostro passato, tutto quello che ricordiamo, la memoria si cancella. Ok. E se noi improvvisamente perdiamo la memoria, non proviamo più un sentimento? Dipende. Se il sentimento era di testa, sì, ma se il sentimento era di qua non lo perdiamo. Questo è un po' il segreto dell'immortalità, però capirlo e spiegarlo è ancora più difficile. Diciamo che noi dobbiamo passare da questa identità a questa, dalla mente all'anima. La mente, che deve esserci sempre, è un mezzo per farci convivere con l'ambiente. Il giorno in cui questo ambiente cambia, la mente non ci serve più. Ma una volta caduta la mente condizionata, questa viene sostituita dall'istinto. E quello fa parte dell'anima, per cui rimane. L'istinto intelligente, quando di due farete uno, eccetera, eccetera. E quindi questi esseri che stanno nel mondo di mezzo possono essere contattati, ma non tutti i morti che stanno nel mondo di mezzo sono guidati da quest'amore così forte. A volte sono guidati anche da un rimpianto di qualcosa, a volte il passaggio, togliendogli la mente, gli fa capire che cosa hanno sbagliato, cosa non hanno visto in questo senso degli altri, di quelli che hanno lasciato, e allora cercano magari di recarsi, di farsi intendere dal vivo superstite per comunicargli il loro dispiacere per non averli potuti aiutare, per non averli potuti capire, eccetera. A volte succede. A volte succede che i morti comunicano fra loro per aiutare un vivo. Cioè, se un morto deve aiutare un vivo in una decisione, in un campo che non è a lui pertinente, no? Mica ha detto che debba essere qualcuno, può rivolgersi ad altri e farsi dare dei consigli. Strano, no? Però accade, io l'ho visto fare, l'ho visto accadere. Quindi nel mondo circostante la Terra possono rimanere dei morti perché non hanno saputo, per esempio, capire i figli o i generi o le nuore o persone che hanno conosciuto molto intimamente, e cercano di rimediare a questo. Non è per una via di redenzione, non è che con questo devono acquisire meriti in paradiso, cioè non ci mettiamo questa morale in mezzo, lo fanno proprio perché lo desiderano, perché tolta la paura di morire e quindi tolta la mente condizionata che non gli ha fatto vedere le cose, riescano a vedere di più, e allora magari si dispiacciono di non aver saputo aiutare, capire o corrispondere a una persona cara, e allora tentano di far capire questo.
Poi ci sono le cosiddette, gli antichi le chiamavano le bucce di morto, che sono dei residui astrali ma non sono proprio i defunti. Sono dei residui astrali di solito non positivi. Sono dei residui di passaggio dei morti che non sono stati un granché in vita, cioè che sono stati pieni di rancori, di incomprensioni, di scarsa consapevolezza, scarso amore verso gli altri, scarsa appunto comprensione, che hanno conservato invece di un grosso amore una grossa rabbia o d'ostilità verso gli altri. A volte vanno a rompere le scatole, è vero, esistono. Sono rari però, un attimo che mi prendo la mentina sperando che non succeda niente. Ok, sì, si sente. La capacità di parlare con i morti c'è chi la insegna e magari è pure vera, dipende chi lo fa. Se è una persona vera è vera, se è una persona falsa è falsa. C'è naturalmente un modo per arrivare per proprio conto a tutto, però è un pochino più difficile, diciamo. Ma come ho detto, le entità invisibili non sono solo queste, no? Anzi, tutto sommato sono una minoranza, insomma, no? Ci sono altre entità invisibili che possono essere contattate. Le entità invisibili più facili da contattare sono quelle inerenti appunto alla Terra e sono in genere quelle che chiamano le fate, ne ho già accennato, che sono esserini allegri, scherzosi, a volte fanno anche scherzi infatti, e sono molto giulivi, amano molto la natura, vivono dentro la natura, vivono tra i fiori, tra le piante, tra i cespugli, nelle grotte, cioè amano tutto ciò che è inerente alla vegetazione, anche agli alberi, e vivono un mondo spensierato di eterna infanzia e ci trasmettono questo. Fra di loro ce ne sono alcuni, non sono cattivi, ma gli piace fare scherzi e mettere paura. Sono dei birbantelli, ma non sono cattivi, non vogliono fare del male, si divertono così. Ce ne sono invece altri che sono curativi e che tendono a sanarci o almeno a migliorare la nostra situazione. Quando parlo di cura, per carità non sostituiamo le cure mediche con altre cure, anche perché è chiaro che le creaturine riescono, questo è da spiegare, riescono a curarci in parte, perché la maggior parte dei nostri mali, se non tutti, in realtà tutti, hanno una componente psichica. Certo che se io vado sotto una macchina non c'è una componente psichica, ma la mia capacità di guarire, no, tenendo conto della quantità dei danni, dipende molto anche dalla mia capacità psichica, da quanto io desidero vivere, da quanto eccetera eccetera, da quanto sbravo il medico che mi cura anche. Il fatto che quasi tutto sia psichico non vuol dire che non ci si deve curare. Cioè, se io mi faccio venire una gastrite perché ho l'ansia, io la gastrite la devo curare, non è che siccome c'è l'ansia allora la gastrite la lascio lì, che sennò mi viene l'ulcera, per esempio, no?
Quindi, voglio dire, è importante capire l'origine dei mali, ma è importante anche curarsi nel modo più adatto. Poi ognuno sceglie un suo modo. C'è chi ama la medicina omeopatica, alternativa, eccetera, eccetera, oppure quella allopatica. Questo è ai gusti di ognuno. Però l'importante è prendersi cura di sé, anche perché se si ha una salute molto cattiva, la via iniziatica è difficile, l'evoluzione è molto difficile, perché si è presi da altro. Dunque, dicevo che ci sono queste altre presenze che a volte si prendono cura di noi anche fisicamente e a volte si prendono cura di noi anche psichicamente, nel senso che cercano di darci un tono migliore, che è importante poi per tutto il resto, perché se abbiamo un tono migliore aumentano le nostre difese immunitarie, mentre se abbiamo un basso tono, cioè se siamo molto depressi, scaricati, disperati, senza speranza, eccetera, eccetera, le nostre difese immunitarie sono molto basse. Questo è importantissimo. Per cui il medico ti dice stai sereno, non ti arrabbiare, non è una parola, non è che uno se lo può ordinare, no? Però lui dà giustamente le indicazioni, no? Per dire guarda che dipende anche da come stai tu, insomma, no? Quello che ti porti dietro. Il fatto di poter comunicare coi morti è legato alla faccenda di poter entrare noi in una dimensione diversa. Come? Ognuno ha un suo modo. In genere le persone al buio vedono qualcosa, tipo un puntino luminoso o una leggera luce, c'è poi chi vede l'occhio, e abbandonandosi attraverso questo si entra una luce più forte e cambia cambia la visione, cambia la visuale, non la visione, cambia la visuale e si entra in un mondo parallelo, che è questo. Se si è fortunati, se tutto va bene, entriamo in questo, se no entriamo pure in un altro. Ma in questo mondo c'è la possibilità di essere contattati da una persona cara, ma anche da altri meno cari. Cioè il rischio del cercare la presenza dei defunti è quello di incappare in un astrale negativo. Cioè dell'astrale fanno parte tutte le creature invisibili, no? E l'astrale è la zona senza astri, senza luce, buia, no? Buia per noi, non per loro, loro dipende. È buia perché noi non la vediamo, no? Quindi è buia per noi, è oscura per noi. Il poter contattare certe persone non ha controindicazioni se non questo, no? Lo dice anche la Blavatsky, Elena Blavatsky, quella della teosofia, che quando si va nel buio dell'astrale, eccetera, non se ne esce senza un serpentello attaccato. Lei per serpentello intende che poi qualcosa ci portiamo appresso, anche di negativo, anzi io direi soprattutto di negativo. Dipende dalla nostra evoluzione, se noi abbiamo superato o meno gli aspetti più negativi di noi. Aspetti più negativi di noi che possono essere sia quelli nostri, ma anche quelli che ci hanno propinato. Cioè se i nostri genitori ci hanno odiato, ce li ritroviamo lì, perché è una cosa che noi abbiamo dovuto cancellare, quindi ce la ritroviamo di fronte. Nella dimensione astrale ci ritroviamo anche il nostro passato, se non l'abbiamo decifrato, interpretato e capito e depotenziato quindi delle emozioni che comporta.
Quindi tutti noi abbiamo delle emozioni chiuse in una parte di noi stessi che si può aprire il momento in cui cerchiamo di andare a contatto del lato oscuro, del lato meno conosciuto. L'inconscio vuol dire non conosciuto. E lì ci può entrare qualsiasi cosa, anche l'astrale nero. L'astrale nero, e qui per nero intendo quello negativo, e cioè quello delle anime sofferenti che vogliono far soffrire gli altri, che poi è questa la spiegazione. Sono talmente sofferenti e siccome non hanno nessuna speranza di stare meglio, vogliono far soffrire anche gli altri. Che poi è un po' la stessa ragione per cui i carnefici sulla terra, i torturatori fanno questo, insomma, no? Stanno così male che provano gusto nel veder soffrire anche gli altri, perché allora non sono solo vittime, ma sono anche persecutori, in quanto loro sono stati perseguitati, si sono alleati col persecutore e quindi a loro volta perseguitano. È un meccanismo che ci riguarda un po' a tutti. Tutti noi, quando abbiamo subito delle cose poco carine, ci alleiamo col genitore. Poco carine anche a livello minimo, cioè anche il fatto che il genitore non ci può aver capito veramente perché aveva le sue preoccupazioni, i suoi mali, le sue distorsioni, eccetera, eccetera. E questo non essere stati capiti ci porta dolore, ci ha portato dolore, per cui il bambino per reazione tende a ingraziarsi il genitore. Per ingraziarsi il genitore cerca di diventare quello che il genitore, lui pensa, volesse che lui fosse. Cerca di diventare quello che vuole il genitore. E quindi cerca di fare il bravo, o cerca di essere forte, o cerca altre cose, a seconda di quello che pensa il genitore voglia. È come le donne, più le donne degli uomini, che cercano di essere come il ragazzo le vuole, no? Sarò come tu mi vuoi. No? In fondo non fanno altro che ripetere l'esperienza avuta col genitore. Cercando di essere come il genitore vuole, praticamente è cercare di essere come il genitore. Quindi se il genitore è uno che fa il tracotante, fa i soprusi agli altri, esercita un potere, lui diventerà uno che esercita un potere a sua volta sugli altri. Per cui alimenta questa parte che c'è in tutti, perché cresce come una parte staccata da noi, cresce per suo conto e la cogliamo solo nei momenti di grossa emozione, di un rapporto con gli altri che ci dà una grande emozione perché ci ricorda qualcosa, perché ci riporta al passato. E dicevo, questa parte alleata l'abbiamo un po' tutti, però dipende da quanto è forte. Questa parte alleata col genitore negativo se ne sta in un'altra dimensione, da cui si fa sentire raramente, più o meno raramente. Se la parte è molto forte, può subentrare l'astrale negativo e farne il suo uso. E allora qui abbiamo per esempio le scissioni, no? Con una parte più positiva, una parte più negativa, con una parte più accondiscendente, con una parte meno accondiscendente. Ma attenzione, non è l'accondiscendenza che ci fa contattare l'astrale negativo o meno, ma è la rabbia e la non comprensione della rabbia che ci fa essere vulnerabili all'astrale. Come già dissi, l'astrale negativo di solito ci ignora, e meno male.
anche perché il pericolo di questi discorsi che io sto facendo, e lo ribadisco e lo ribadirò più volte, è che qualcuno ci va fuori di testa, perché ama sentirsi perseguitato, perché ha le manie di persecuzione. Le manie di persecuzione, psicologicamente parlando, esistono e in genere derivano da eventi negativi che abbiamo ricevuto e che abbiamo cancellato. Non ricordandoci che delle persone nella nostra infanzia ci hanno trattato male, noi lo attribuiamo al presente perché non ce lo ricordiamo, come sempre. Cioè lo proiettiamo, lo cancelliamo e lo proiettiamo. E allora qualcuno vuol farci del male? Non è il nostro genitore che si è arrabbiato perché gli abbiamo rotto un oggetto caro, eccetera, per cui ci vuole dare un fracco di botte, ma è il partito tal dei tali che sta ordendo con altre persone un complotto politico per cui l'Italia sarà sotto, eccetera, eccetera. Oppure c'è un complotto per impedirci, a noi che crediamo, che sentiamo queste manie di persecuzione, per impedirci di parlare, di essere ascoltati, di denunciare, eccetera, eccetera. E queste manie di persecuzione derivano dal nostro vissuto. L'astrale non ha bisogno di intromettersi, perché facciamo tutto da soli. Gli prepariamo solo la minestra, cioè gli prepariamo il terreno per potersi, un giorno in cui abbandoniamo la terra, divorarci e portarci via. Viceversa, l'astrale si muove, l'astrale negativo, si muove e tenta di coglierci il momento in cui cominciamo a risvegliarci. E questo è un momento importantissimo. E quindi la prossima volta o nelle prossime volte io parlerò di come ci si può accorgere sia di risvegliarsi e sia dell'astrale negativo. Un saluto a tutti.